Buongiorno a tutti, oggi è il 5 luglio, siamo a Tuaredda, siamo all'isola di Tuaredda. Guardate un pelo, Betty se puoi far vedere un minuto, tanto per far vedere dove siamo. Il sole è al tramonto, insieme ad altre barche c'è sempre un po' di maestralino. Oggi praticamente non abbiamo ripreso. C'è successa una cosa questa mattina che ci ha Una cosa lasciato un po' strana, un po' scioccati, diciamoci. Praticamente dopo la piacevolissima serata di ieri siamo rientrati in porto a Marina di Teulada, siamo andati a dormire e stamattina siamo risvegliati da un certo trambusto. Ci viene comunicato che tutto il porto è bloccato, non si può muovere nessuno perché nel frattempo, nella notte, non ho capito quando di preciso, è rientrato un pescatore dove nelle maglie delle sue reti aveva preso un ordigno. e dove l'ha calato? Ce l'ha portato in porto da noi. Non ci è dato sapere la natura dell'ordigno, se l'ordigno è un ordigno della seconda guerra mondiale, oppure, che sarebbe ancora più pericoloso, oppure un ordigno utilizzato nella vicina zona di Teulada, di Capo Teulada, durante le esercitazioni dei militari e delle forze NATO. Comunque, quello che ci è successo, siamo tutti bloccati. Ci viene impedito di muoverci e sinceramente lo ritengo una cosa abbastanza stupida, perché se questo ordigno fosse brillato, fosse esploso, le barche erano in porto, quindi Peggio sarebbe sarebbe stato per noi. Quindi dopo varie discussioni a un certo punto andiamo avanti con le autorità, chiamano gli artificieri che ovviamente impiegano del tempo per arrivare. Noi siamo tutti bloccati lì, nessuno si può muovere, nessuno può respirare e finalmente qualcuno di buon senso dice via tutte le barche. Se non che nel frattempo, un po' per allontanare dal pericolo i nostri ospiti, un po' per fargli passare un po' di tempo, perché siamo stati bloccati alcune ore, i nostri ospiti erano tutti in spiaggia dall'altra parte del porto. Quindi richiamiamo velocemente al telefono, ma impiegano una ventina di minuti per arrivare in barca da noi. Nel frattempo tutte le altre barche sono partite, rimaniamo noi. A quel punto arriva un altro: voi non vi potete più muovere. Come non ci possiamo più muovere? Cioè, sono arrivati gli ospiti e devono andare via. No, ormai tempo scaduto. Scaduto di che? Non si sa se l'ordigno a un certo punto deve esplodere dopo una certa ora, prima di una certa ora. Comunque, a questo punto ho gli ospiti a bordo, quindi non sappiamo che cosa succede. Poi non so se è lo stesso carabiniere di prima. A un certo punto ci viene detto passa comunque un altro po' di tempo e i sommozzatori non sono ancora arrivati, quindi non capisco cosa è scaduto il tempo. Comunque ci viene detto che possiamo lasciare il porto. Uscendo con molta calma e rasentando il lato nord del porto, potevamo uscire anche noi. Ammetto che la cosa ci ha decisamente scioccato. Siamo arrivati qua a Tuaredda, abbiamo buttato l'ancora, gli ospiti hanno fatto il bagno, noi pure, non ci siamo più mossi da qua, perché sinceramente è una cosa che mi ha colpito, mi ha scioccato e mi ha lasciato un po' basito. Adesso è tutto passato, non abbiamo sentito esplosioni. A questo punto comunque una buona serata a tutti, noi ci rilassiamo qua e ci godiamo questo tramonto che sta per arrivare. Un aperitivo l'abbiamo fatto, adesso ci facciamo due culurgiones per ci stemperare la tensione. E buonanotte, noi ci fermiamo qua. Buonanotte. Ciao ciao. Ciao ciao. Cosa abbiamo adesso, Betty? Le coucher de soleil. E anche oggi siamo nella baia di Capo Malfatano. Ora passiamo l'isola di Tuaredda, passiamo in mezzo
le due isolette. Fermeremo qui a Tuarredda oggi, giornata abbastanza rilassante tra bagni, sole. Beh, qui c'è una spiaggia molto frequentata, molto bella, c'è un'acqua splendida, chiarissima, fondo di sabbia, sabbia chiara, fine, e quindi un po' di gente in spiaggia c'è, però tanto noi ce lo godiamo dalla barca, cosa vuoi di più dalla vita? Se hanno voglia i ragazzi scendono in spiaggia, noi stiamo volentieri a bordo, senza troppa gente addosso. Guardate che meteo strana, siamo in mezzo alla nebbia. Betty, cosa mi dici? Guarda, è un po' tutta la nebbia. In Valpadana, alza la sottana, com'era? Quella di Renato Pozzi. Sì, nei tuoi occhiali mi si specchia la mia maglietta antinebbia. Che questa mattina me la sono messa appositamente proprio perché ho visto questo clima stranissimo qui a Tuarredda. Ora di pranzo, Sailing Ronic non si smentisce mai. La Bettina si mangia. Guardate che bei piattoni. Eccoci che lasciamo la spiaggia di Tuarredda. Siamo arrivati a Perda Longa, eccola qua, nel golfo di Malfatana. Abbiamo fatto un ancoraggio di quelli creativi proprio. Prima linea. Prima linea. Salute! Saluta a tutti! Cin. Allora, vorrei fare un brindisi a tutti noi, perché noi prima di partire io e la Sandra eravamo lì che si faceva che esperienza sarà, chi incontreremo, come ci troveremo. Giuste domande. E abbiamo, almeno io parlo per me, ho avuto una risposta positiva. Grazie. Ho trovato voi viaggiatori insieme a noi squisiti. Mi avete regalato gioie, mi avete insegnato nuove cose, nuovi posti da vedere. Guarda, so dirvi soltanto grazie per tutte le gioie che mi avete regalato, i discorsi, bello, è stato proprio bello. E voi che dire, grazie della vostra disponibilità, perché in ogni cosa non avete peccato in nulla, tutte le volte avevamo bisogno di qualcosa, eravate disponibili, si è mangiato meravigliosamente e quindi grazie a tutti perché è stata una bellissima esperienza, non potevo pretendere meglio. Grazie. Anche noi, è reciproco. Quello che ha appena fatto la Valentina, che mi ha un po' anche commosso, sono le cose che poi ti gratificano su questo lavoro. Quando riusciamo a regalare delle emozioni siamo contenti, molto contenti, perché la cosa importante per noi è riuscire a regalare qualche emozione, visto che ormai viviamo in una società dove le emozioni sono tutte precostituite, prefatte, prefabbricate e tutte uguali. Se riusciamo a regalare qualche emozione diversa, Betty ed io siamo felici e ripeto. E questo è il bellissimo faro di Capo Spartivento. Se andate a rivedere i nostri episodi fatti in camper, ci siamo stati lì sopra a piedi, perché c'è da fare una passeggiata di un quarto d'ora da Cala Cipolla, che è la caletta qui di fianco.
falliamo. Torre di Chia. Buongiorno a tutti, oggi è il 5 di giugno. 5 luglio. Cosa abbiamo adesso, Betty? Le coucher de soleil. Le coucher de soleil. Eccolo. Vedete? Cosa abbiamo, Betty, adesso? Cosa abbiamo, Betty, adesso? Le coucher de soleil. Ripeti. E il tagliacqua. E ripeti. No, Sì, tempo strano. tempo strano. Boh, Non si capisce. non si capisce. Ma perché ripeti quel che dico io? Perché ripeti quello che dico io? Sei peggio di me, di più. Sei peggio di Violetta. Violetta.